L'auto dietro di me è la nuova Range Rover Sport, che per sottolineare proprio il significato della parola sport è diventata più leggera, più agile e anche molto più elettronica. L'obiettivo? È quello di divertire alla guida come nessun'altra Land Rover nella storia. E nonostante sia un SUV lungo 4,85 m, è in grado di ospitare fino a 7 persone. Ma si tratta pur sempre di una Range Rover e allora siamo venuti qui, in Galles, per provarla su percorsi off-road davvero spettacolari. Prima di partire però diamo un'occhiata al design, che riprende quello della Evoque. I fari posteriori mi piacciono molto e in generale tutte le linee danno un senso di leggerezza a una macchina che a conti fatti ha perso circa 400 kg rispetto al modello precedente. Ecco, guardate questo logo sul montante centrale, è messo lì per ricordare che tutta la carrozzeria è interamente in alluminio, come da tradizione per il gruppo Jaguar Land Rover da molti anni. Vi faccio vedere anche gli interni, che come al solito sulle Range Rover hanno un aspetto molto high tech e molto elegante. E la presenza di questa leva al posto del selettore rotante degli altri modelli del marchio inglese la dice lunga sulla voglia della Sport di farsi guidare. Sotto c'è il cambio automatico ad 8 rapporti della tedesca ZF, che equipaggia molte altre auto tedesche, italiane ed inglesi. Non poteva mancare ovviamente il tetto panoramico in vetro, che dà una bella luminosità all'abitacolo. Sullo schermo dell'infotainment è possibile impostare una doppia visuale con questo tasto. Dal lato passeggero, dove sono seduto adesso, posso così vedere la televisione, vedete c'è una partita di tennis a Wimbledon, mentre il guidatore da questa parte continua a vedere le informazioni relative al veicolo. È una tecnologia che sul Range Rover e Land Rover c'è già da qualche tempo, però è molto suggestiva e funziona davvero bene. La notevole riduzione di peso si avverte soprattutto nella risposta dello sterzo, che per un'auto di queste dimensioni è piuttosto diretto, ma la sensazione più bella che si prova guidando è quella della riduzione del rollio, grazie al sistema Active Roll Control, che appunto controlla 500 volte al secondo il coricamento laterale dell'auto in curva. E devo dire che proprio tra le curve mi sto divertendo parecchio, anche se le sospensioni non sono troppo rigide, perché questo alla fine dei conti era l'obiettivo principale dei progettisti. D'altronde anche la Sport è una Range Rover e deve quindi saper assorbire le irregolarità su qualunque strada e non trovarsi in difficoltà quando l'asfalto finisce. La macchina si inserisce bene in curva grazie anche alla funzione elettronica Torque Vectoring, che frena in modo mirato le ruote interne per cambiare direzione più rapidamente. E poi c'è la ciliegina sulla torta, il differenziale posteriore autobloccante elettronico, un dispositivo che di solito si trova solo sulle auto sportive e che su questo SUV esalta la motricità della trazione integrale 4x4. Il sistema Terrain Response permette di impostare i programmi elettronici per guidare su erba, ghiaia, fango, roccia o sabbia ed è abbinabile a richiesta anche alle marce ridotte. Il motore che sto guidando è il 3000 V6 turbo diesel da 258 cavalli, che in Italia però arriverà solo in versione depotenziata da 249 cavalli per motivi fiscali. È il motore più piccolo disponibile in gamma, comunque ha una risposta sempre bella piena, è silenzioso pur avendo un bel sound
e nell'utilizzo un po' particolare a cui lo stiamo sottoponendo oggi riesce a fare circa 10 km con un litro, come sta indicando in questo momento il computer di bordo, con 9,4 litri per 100 km. Ma ora affrontiamo un guado al massimo delle possibilità della Range Rover Sport, con tanto di telecamere laterali e indicatore della profondità nella strumentazione. Tanto per essere sicuri di non superare mai il livello massimo consentito, guidando dentro 85 cm d'acqua. La nuova Range Rover Sport rilancia quindi la sfida alla sua rivale diretta, la Porsche Cayenne. Alcune finiture degli interni non mi sono piaciute e avrei preferito poter regolare le sospensioni in maniera indipendente dal terrain response. Ma il motore e il cambio sono da riferimento. C'è spazio e comfort in abbondanza e la guidabilità su strada e in fuoristrada sono davvero notevoli per una macchina che con il turbo diesel che ho provato in Galles parte da un prezzo di poco più di 67.000 euro.